La contingenza di questo momento, il coronavirus, sta mettendo molti maestri nella condizione di doversi inventare a fare lezioni online o creare contenuti da dover condividere e mandare ai propri allievi. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. In questi giorni di clausura ho fatto diverse chiacchierate con diversi amici. Alcuni in particolare mi hanno fatto emergere delle riflessioni che voglio condividere con voi. Uno degli appunti che mi è stato fatto è che mettendo i video online, i maestri cosiddetti cialtroni possono copiare i video, appiccicarseli addosso come dei post-it e poi andare nei loro dojo e fare bella figura, spacciando il lavoro copiato online come se fosse loro. Sostanzialmente mi si dice che per evitare che questi ti copino non facciamo informazione. Io personalmente vado invece nella direzione opposta. Metto e metterò video online sempre di qualità, sempre più di qualità, e che mi copino pure. Tanto quei video sono pubblici e li possono vedere tutti, docenti, cialtroni e non, ma anche gli studenti. La mia risposta è stata che, anzi al contrario, più video di qualità ci sono online e più sarà facile per l'allievo medio andare a smascherare quel docente che si appiccica con il post-it le informazioni rubate online. Quanto più saranno i video di qualità online, tanto più sarà difficile per chi vuole fare il furbo arrogarsi la paternità di principi, idee o quant'altro. Mi è stato anche poi detto in un'altra occasione che non è necessario fare le lezioni online perché la gente deve venire al dojo, perché si impara al dojo, perché si è sempre fatto così. Dal mio punto di vista di fornitore e fruitore di servizi online, internet ci dà la possibilità di abbattere un sacco di problemi. Proviamo a farci un'idea. Fermo restando che i video non sostituiranno mai l'andare al dojo, che i video non ti potranno mai dare quello che si viene a creare con il docente, quella trasmissione diretta che si crea dal vivo con il docente, il famoso Ishin Denshin. Il video però può darti la struttura, può fare il macro lavoro, può, per fare un esempio, sgrossare il blocco di marmo. Ve lo dico con cognizione di causa perché l'ho applicato e l'ho provato da diversi anni e funziona. Ma vi faccio un esempio che magari può far capire meglio la cosa. Diciamo che io abbia uno studente, diciamo che questo studente sia una cintura nera, ipotizziamo che sia un docente alle prime armi, quindi una cintura nera di livello abbastanza basso che ha iniziato a insegnare da poco. Diciamo che questo studente abita a Catania e che tra me e lui ci separano 1380 km. Bazzecole, e tutte le conseguenze che questa distanza comporta. Ipotizziamo che a conti fatti lui mi dica che può spostarsi e venire a Cardano al Campo nel mio dojo una volta ogni 2 mesi. In una condizione normale la storia finirebbe qui. Io e lo studente ci vedremo una volta ogni 2 mesi, ottimizzando le ore di lavoro sul tatami, facendone quante più possibile, ma lasciando gli incontri scaglionati nel tempo una volta ogni 2 mesi. Ma questa non è una storia normale, no? Questo è il mio esempio per farvi capire come l'Aikido Online possa essere una grande occasione per tutti. Con l'utilizzo delle lezioni online io posso programmare con il mio studente catanese un certo tipo di lavoro, di studio costante, fissando degli incontri, per restare nel nostro esempio, settimanali. Diciamo ogni mercoledì. Attraverso l'online, infatti, il mio studente riuscirà a studiare con me una volta a settimana, mettendo in collegamento, grazie a internet, il suo tatami con il mio. Avremo l'occasione di vederci ogni settimana, di lavorare costantemente insieme, facendo in modo che io possa valutare e guidare passo passo i suoi progressi e il suo programma di studi, correggendo prontamente settimana dopo settimana, incontro dopo incontro, il suo lavoro. Questo lavoro programmato garantirà che quando ci vedremo, perché la parte dal vivo ci deve sempre essere, ricordate, quando ci vedremo, ovvero una volta ogni 2 mesi, per lui non saranno passate 8 settimane di lavoro in solitaria senza nessun tipo di controllo e basato solamente sulle indicazioni che ha avuto da me 8 settimane prima quando è venuto nel mio dojo. Ma al contrario, le correzioni e le lezioni saranno vivide e fresche e ben radicate perché saranno assimilate, perché costruite settimanalmente. E quindi il lavoro che faremo dal vivo sarà più efficace e ci permetterà di massimizzare e ottimizzare il tempo che staremo insieme, perché tutto quel macro lavoro, quella sgrossatura, quel lavoro che lui poteva fare da solo a distanza, lo ha già fatto attraverso internet, lo ha già fatto con gli allenamenti individuali. Quando io e lui ci vedremo, tutto quel lavoro sarà già stato fatto e quindi potremo andare a lavorare sui dettagli, sulla profondità, sull'andare a definire ciò che è stato prima sgrossato. La contingenza di questo momento, il coronavirus,
sta mettendo molti maestri nella condizione di doversi inventare a fare lezioni online o creare contenuti da dover condividere e mandare ai propri allievi. Sinceramente, essendo un ottimista per natura, voglio vedere qualcosa di positivo in questo blocco nazionale, almeno per quello che riguarda questo settore, questo specifico argomento, cioè l'online. Voglio dire, ben venga. Forse ci voleva il coronavirus per capire finalmente che abbiamo a portata di mano uno strumento che, se utilizzato in maniera opportuna, ha dei potenziali enormi. Ecco, la mia riflessione adesso è finita, ma prima di chiudere vorrei aggiungere ancora una cosa. La prossima volta che qualcuno prova a essere innovativo, che prova a essere avanguardista, cercando di cambiare i paradigmi pensando fuori dagli schemi, proviamo ad avere un po' meno pregiudizio, proviamo a prenderlo un po' meno in giro, non tanto, pochino. Proviamo a parlargli tanto così meno dietro le spalle. E anzi, se magari siamo proprio bravi, proviamo a parlare con lui cercando di mantenere una mentalità aperta. Perché? Perché può succedere, poi, ad un certo punto, che per un qualche motivo ci ritroviamo a copiarlo e a percorrere i suoi stessi passi. Ciao.